Ho insegnato in un istituto formativo per 18 anni, durante i quali i cambiamenti che si sono susseguiti sono stati parecchi. Gli stessi sono stati sostanzialmente nei fatti e nella forma di programmi, di formazioni, ausiliari d'ospedale, assistenti geriatrici, corsi passerelle, assistenti di cura, corsi triennali, corsi quadriennali e di sedi. Ricordo a questo proposito di aver traslocato più volte e di aver spostato banchi, scrivanie, sedie, smontato armadi e altro. Nella sostanza tuttavia cambiava poco o nulla, eppure i cambiamenti formali descritti sopra avrebbero potuto essere delle opportunità per rinnovarsi modificando struttura e contenuti dell'insegnamento. O almeno questo è stato per molto tempo il mio auspicio, a cui ne sono conseguiti diversi e diversificati tentativi di proposte di cambiamento e di coinvolgimento di colleghi e membri della direzione. Ciò ha comportato da parte mia un notevole impegno e investimento di tempo e di energie. Purtroppo i risultati sono stati irrilevanti rispetto al carico di lavoro che ciò ha comportato. La mia convinzione che importanti cambiamenti fossero necessari si scontrava quasi sistematicamente con la delusione della non considerazione delle proposte e la frustrazione che comportava quello che, secondo me, era il poco entusiasmo che animava i colleghi nel difenderle. La frustrazione, si sa, si può reggere fino a un certo punto, ma poi uno si chiede quale sia il senso di continuare ad operare in quel dato contesto. La nascita dello stesso tipo di formazione a livello universitario professionale e dunque del nuovo Dipartimento Sanità nel 2006 mi ha fatto molto riflettere sull'opportunità che avrei potuto avere nell'iniziare una nuova avventura formativa in un contesto del tutto vergine e scevro da tutta una serie di condizionamenti ormai radicati. Ricordo perfettamente la mia richiesta durante un collegio docenti della possibilità di collaborare con il nuovo Dipartimento di Sanità. Fu accolta con rancore da parte di molti colleghi come fossi una traditrice e con un netto rifiuto da parte dei membri della direzione. Uno spiraglio mi fu aperto dall'allora capo ufficio della formazione professionale presente al collegio. Di fatto non poté negarmi l'opportunità di fare l'esperienza e lo disse lì, in quel contesto, incrementando in tal modo animosità e ostilità nei miei confronti, una cortina di aggressività da parte di molte persone presenti che si è poi manifestata spesso a parole durante i mesi successivi. Parallelamente però è stato per me il momento in cui la possibilità del mio cambiamento professionale si concretizzava. Il via libera da parte del capo ufficio mi ha fatto sentire legittimata nella mia richiesta che ho poi portato avanti malgrado un clima a me molto sfavorevole. Ciò è emblematico di una mia personale caratteristica e fa capire quanto sia importante per me avere la possibilità di raggiungere gli scopi che mi prefiggo e di poter decidere con un buon margine di libertà decisionale. Altri 2 colleghi traditori hanno poi seguito la mia strada e con loro abbiamo piano piano portato avanti la nostra richiesta. Da loro ho sempre avuto aiuto e appoggio anche nei momenti più difficili in cui il morale era talmente basso che la voglia di mollare la lotta si concretizzava. Al contrario, invece, il loro sostegno ha dato ancora più forza e risolutezza al mio progetto.